Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Sagittario, tendenze energetiche disponibili per la crescita spirituale del primo semestre 2025. Abbiamo la carta dell'imperatrice, amici del Sagittario. Può essere un periodo di creazione, un periodo fecondo anche per la gestazione magari di idee, di nuovi progetti. È una carta collegata con Madre Terra e anche col divino femminile e diciamo la parte materna, la parte madre che è dietro, dentro di noi. Va bene ragazzi, andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente e il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video e sempre nella descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di tarocchi intuitivi e c'è la sua playlist, e l'altro è un corso base di metafisica sui chakra e ha la sua playlist. Sempre in descrizione trovate anche il link per il nuovo corso di livello intermedio che si terrà a gennaio 2025. Io comunque nella descrizione ragazzi inserisco sempre le novità, le promozioni. Voi aprite la tendina, poi per ogni informazione aggiuntiva mi potete contattare via mail. Allora ragazzi, questo è uno di 4 degli oroscopi che pubblicherò per il primo semestre del 2025, uno generale già uscito, questo è sulla crescita spirituale, poi ce ne sarà uno sull'amore e gli affetti e un ultimo sul lavoro e l'economia, quindi se non li volete perdere restate sintonizzati. Allora, partiamo con un 2 di pentacoli. Abbiamo un 6 di bastoni, re di spade, abbiamo il sole, un 3 di coppe, ups, 4 di coppe e 7 di bastoni. Mm, mm. Allora, partiamo da questo 2 di pentacoli, che di solito fa riferimento a qualche ciclo che si ripete. Potrebbe essere un ciclo di alti e bassi, potrebbe essere anche un riferimento al prendere le cose un po' sotto gamba, se vogliamo. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 3 di bastoni, un fante di spade e la carta degli amanti. Scusate, un 2 di bastoni, fante di spade e la carta degli amanti. C'è qualcosa a livello relazionale nel prossimo semestre, secondo me. Andiamo a vedere il 6 di bastoni. Diavolo, 2 di spade, la regina di denari, asso di bastoni, cavaliere di bastoni. Il 2 di pentacoli mi richiama un po' questo 2 di spade, come se ci fossero
più opzioni da scegliere, potrebbe esserci un bivio, una scelta importante da dover effettuare nel prossimo semestre. Però considerato che abbiamo questo diavolo e i 6 di bastoni, credo che faccia anche riferimento a un qualche tipo di successo, di obiettivo che vorreste raggiungere. Può anche far riferimento all'associazione in qualche grosso gruppo, magari per portare a termine il vostro progetto, il vostro hobby, può essere anche il vostro lavoro. Andiamo a vedere il Re di Spade. È come se aveste bisogno di imparare. Tenete presente che l'imperatrice è l'archetipo della madre, la madre è colei che conduce, che guida, che educa. E ho come la sensazione che dobbiate imparare a educare, a gestire, a programmare anche, mi dicono, un gruppo di persone. Non credo che sia tanto una gestione a livello spirituale, ma adesso poi vediamo le altre carte. Potrebbe essere un qualche cosa o a livello familiare o a livello lavorativo, ragazzi. Un'altra carta per il Re di Spade. Sacerdotessa, 8 di coppe, qui avevamo già un 7 di bastoni e il mondo. Per qualcuno si tratta di tagliare con certe ideologie. Tenete presente che c'è il mondo, può far riferimento a un viaggio, a un trasferimento, a un cambio di posizione, mettiamola così. Andiamo a vedere, o anche una presa di posizione, considerato che c'è il Re di Spade. Andiamo a vedere il Sole. 7 di coppe, 10 di pentacoli e matto. Allora, qualcuno potrebbe iniziare ad approfondire temi di psicologia nel prossimo semestre o comunque temi legati o all'educazione o all'insegnamento o temi legati ai bambini. Diciamo che ho vari riferimenti al tema dei figli, piuttosto che dell'educazione in generale. Credo che qui potrebbe nascere qualche nuovo maestro che in questo momento non è cosciente di essere maestro. Andiamo a vedere il 3 di coppe. Abbiamo un 9 di bastoni e no, scusate, un cavaliere di coppe e un 6 di spade. Di nuovo una carta che mi parla di allontanarsi da certe idee. Sento questo diavolo come se vi... Allora, per certi punti di vista potrebbe essere una tentazione e siccome qui vi ho detto che sì, ci potrebbe essere qualche questione a livello relazionale, la tentazione potrebbe essere a livello romantico. Però è anche il, ok, c'è quel lavoro, c'è quel progetto che mi tenta, sono motivato magari nell'investire, nel progettare, però è come se con questo Re di Spade ci fosse bisogno di fare un programma e per qualcuno si tratta di iniziare un percorso di studi inerente a quello che volete fare, inerente a questi bambini, potrebbero essere. Devo dire che molti potrebbero proprio iniziare, a qualsiasi età abbiate, non importa, è come iniziare un qualche, mi viene da dire università, è uno studio di grado superiore, diciamo così, di qualche cosa che vi è sempre piaciuto e che non vi siete mai concessi fino ad adesso. Andiamo a vedere il 4 di coppe. Ok. Asso di coppe, temperanza, 5 di coppe e regina di coppe.
Io credo che qualcuno non potrà più fare a meno di guardare in faccia la realtà. Allora, qui abbiamo un 2 di pentacoli, parla del prendere anche un po', diciamo, con filosofia la vita, parla di giocare, parla di viversi le cose anche con un po' di leggerezza, che certe volte è un vantaggio, certe volte è uno svantaggio. Considerato che qui abbiamo sia il sole che la carta del matto, fate attenzione solo a non essere ingenui per certi temi. E qui è come se arrivasse qualche cosa che vi porta fuori da questa solita routine, possiamo dire. Io ho anche la sensazione che qualcuno ehm, stia come controllando, può essere una situazione lavorativa, può essere una persona, però con questo diavolo c'è come una sorta di controllo nei confronti di un gruppo, una persona e secondo me è il caso di lasciare andare un pochettino le briglie. Mm? Perché vi dico così? Perché avete anche questo quadro di coppe e qui è come il ok, agisco, faccio, organizzo, pianifico, ma non tengo in considerazione, mi viene da dire, il mio vuoto affettivo. Mm? E qui anche. L'otto di coppe è una carta di una persona che va alla ricerca della coppa mancante, come se mancasse qualcosa. E anche qui il 4 di coppe mi fa venire un po' in mente qualcuno che vede solo il bicchiere mezzo vuoto. Qui c'è anche un 5 di coppe che è una carta di vuoto emotivo, di perdita, la regina di coppe al contrario. Diciamo che la parte emotiva sarà come sento che tendete a mettere in secondo piano le vostre sensazioni emotive e invece questo periodo sarà proprio quello che vi darà la possibilità di mettere in ordine le vostre emozioni, sarà quello che vi darà la possibilità di comunicare le vostre emozioni, di far presente a chi vi sta intorno o magari semplicemente di rendervi conto di quali sono i vostri vuoti emotivi e qui con il 7 di bastoni ho come la sensazione che qualcuno inizierà a lottare per colmare questi vuoti. Andiamo a vederlo, il 7 di bastoni. Qui ho anche la sensazione che qualcuno faccia buon viso a cattivo gioco con questo gruppo di carte. Cioè, magari non siete in una situazione idilliaca, però più o meno in armonia, più o meno si va avanti, c'è come la possibilità di guardare al futuro, ma diciamo che con questo fante di spade potreste essere distratti da altre cose. Qui ci può essere appunto quel discorso legato al controllo, legato ai risultati dell'ego. La forza e il carro, ragazzi, per il 7 di bastoni. C'è un movimento alla fine del periodo, eh? Allora, se per caso doveste cambiare casa o state pensando di cambiare casa, è facile che entro la fine del semestre vi muoviate o perlomeno iniziate a organizzare il trasloco. Diciamo che più in generale si può parlare di un momento dove più o meno le cose funzionano, però è come se avessi bisogno di qualche cosa di più, c'è come un vuoto emotivo, un vuoto interno che voi sentite e durante questo semestre vi sarà chiaro da dove arriva questo vuoto e farete anche farete in modo di cercare di colmare questo vuoto. Se siete in una relazione può essere utile parlare col partner e rivedere un attimino le dinamiche di comportamento. Per molti, come vi dicevo, può essere un cambio di casa, un cambio di un cambio della stabilità, ok? E siccome abbiamo qui l'imperatrice, sento che è una carta che va verso l'abbondanza, verso la prosperità, qui avete anche il sole, quindi è come se fosse un'evoluzione in positivo. Credo che dobbiate imparare ad agire, come vi posso dire, cercando di guardare al futuro. Il re di spade è uno stratega, è qualcuno che gioca a scacchi, è qualcuno che calcola le mosse dell'avversario prima che costui le faccia. Mm? E qui anche avete due carte di difesa, il 7 e il 9 di bastoni, quindi è come se
avessi bisogno di dire no un attimo. Allora, questo come si può fare? Si può fare nel modo A, nel modo B, nel modo C. E qui è il ok. Il decidere di cominciare, il fare il salto di fede, come dice il matto, è un modo come un altro per lasciarsi fluire nella vita. Tenete presente che ho tante carte di gravidanza e di bambini, quindi se quello è il vostro obiettivo per il prossimo semestre, vi dico che ci sono forti probabilità. Se non siete più in età da bambini, ci possono essere dei progetti. Allora, per qualcuno si tratta veramente di cambiare la propria vita perché c'è come una proposta di andare a convivere piuttosto che di unire le proprie forze, ok? Quello che vi dico è non scegliete con l'ego, con la paura di rimanere soli, con la paura di non farcela, con la paura di perdere l'altra persona. Come se ci fosse un maggior potere personale alla fine del periodo, devo dire. E comunque qualsiasi tipo di scelta stiate meditando è una scelta che sarà effettuata con successo con la carta del carro. Vi dico che potrebbe anche fare riferimento a dei viaggi, perché avete diverse carte qua, avevate anche un 8 di coppe, sì. Diverse carte che mi parlano di viaggi. Fatemi sapere nei commenti poi se è un viaggio di piacere, se è un viaggio di lavoro, uno spostamento magari per la vita, di vita, tipo un cambio residenza. Va bene, andiamo a vedere uno di questi oracoli che sono per darvi un aiuto su quelle che potrebbero essere le credenze limitanti che non fanno espandere la vostra coscienza. Allora, vediamo un po'. Perché ho paura di non essere amato. E qui vedo questa insicurezza, sinceramente. Ho come la sensazione che siano le emozioni qua a fregarvi un pochettino, però secondo me mantenendo bene davanti a voi questo programma, questo studio, questa scacchiera delle mosse che potete fare, ragazzi, riuscirete a fare la mossa giusta. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Ok, vediamo se me lo danno, se no... Ok, ok, perfetto. Wow, carta numero 9, l'isola del tesoro. Carta numero 41, anime gemelle e il mare. Sicuramente c'è qualche tema legato ai viaggi, perché anche qui abbiamo una tartaruga che si porta dietro un tesoro. Allora, io ho la sensazione, ragazzi, che qualsiasi sia la relazione che avete con questa persona con la quale dovete affrontare la scelta, insomma, magari poi non c'è nessuno e questa è una carta di buon auspicio, anche se vi devo dire la sincera verità, non è che lo vedo tanto qua per adesso, però è come un po' il, ok, ritrovate voi stessi e vedrete che troverete il tesoro. E questa carta mi ricorda che non è mai come sembra, nel senso che il mare può essere calmo e pacato sulla superficie, ma sotto ci possono essere delle correnti che si muovono. E qui per correnti io intendo le correnti emotive di questo gruppo di carte. Sento che ragazzi acquisirete una nuova fiducia nei confronti della vita, nei confronti degli altri. Sarà un periodo dove potrete comunque risanare il cuore, anche il lato divino del divino femminile che è in voi. Bene, un ultimo oracolo.
Oh, che bello! Questa carta vi dice di rilasciare qualsiasi cosa che vi tenga lontani dal vostro schema di autenticità. Tutte quelle maschere, quelle barriere. E guardate, vedendo le carte qui, mi casca subito l'occhio sul diavolo. Cari amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi. Si va comunque verso l'espansione, verso l'abbondanza e una maggiore concretezza. Vedo come se ci fosse un cambio di direzione verso la fine del periodo, con questo nuovo inizio in mezzo. Può essere legato ai bambini, legato a qualche tipo di lavoro, magari anche come insegnante dei bambini. Può essere un lavoro, come vi dicevo appunto, collegato ai figli, ai bambini in generale, all'educazione, può anche essere un qualche cosa dedicato alle madri, però qui è come se a un certo punto si prendesse la decisione di fare un passo in avanti. Va bene, amici del Sagittario, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Se volete sostenere il canale mettete like, iscrivetevi o condividete il video e se volete iniziare un percorso di crescita con me potete contattarmi via mail per le sessioni private oppure potete abbonarvi al canale se preferite andare a vostro ritmo. I titoli dei video riservati agli abbonati sono visibili, quindi se voi entrate nelle playlist con le copertine lilla vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Detto questo ragazzi io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!